artigiani vuol dire essere una figura molto trasversale. Ed è pronto per la fase successiva, che è la pulitura col detersivo e poi la lucidatura. È un lavoro antico, l'unica cosa cambia la fonte di calore. Ciao, io sono Stefano. Mi chiamo Andrea Navarini e sono la quarta generazione di artigiani di famiglia. Questo è il laboratorio di tornitura dove tagliamo il metallo e prepariamo i pezzi che ci servono alle lavorazioni. Ci sono delle macchine per la saldatura, ci sono i bilancieri e le presse per andare a fare piccole parti che andranno poi a comporre oggetti più grandi. Lavoriamo il rame innanzitutto per tradizione, quindi è una cosa che viene passata di padre in figlio in famiglia. È un materiale al quale possono essere date tantissime forme, quindi l'unico limite è la nostra fantasia o le nostre capacità. È un metallo riciclabile, è un metallo abbondante sul pianeta, resistente alla corrosione, che può essere saldato, rifuso, rilavorato e quindi ha un basso impatto sull'ambiente, dura molto, si adatta a tantissimi utilizzi e soprattutto parla un linguaggio internazionale, quindi mi permette di lavorare con l'Italia, con il Trentino, il mio posto, ma anche con l'Australia, Hong Kong, Stati Uniti. E qui invece abbiamo Pasquino, che è mastro tornitore, e questo è un po' il suo regno. E lui lavora, la sua specialità è quella del tornio in lastra, che consiste nel prendere un disco in rame e trasformarlo in un oggetto. Quello del lavorare il rame o il fabbro viene visto solo come un lavoro fisico. In realtà ad oggi essere artigiani vuol dire essere una figura molto trasversale. Bisogna avere abilità di mano, bisogna avere creatività, bisogna conoscere le proporzioni, la metallurgia, bisogna conoscere le normative del campo in cui si va a lavorare. È vero che è un lavoro magari impegnativo, ma è estremamente vario, ogni giorno è completamente diverso. L'officina oggi è solo una parte del lavoro, quindi l'artigiano non è chiuso nel suo laboratorio, ma ha la possibilità tramite internet, i clienti, i social media di capire come si sta muovendo il mondo a livello stilistico, a livello di mercato. Non siamo una comune bottega artigiana perché a fianco a quella che è la realtà produttiva abbiamo anche una realtà museale. Il nostro museo non raccoglie pezzi fatti da me o dalla nostra famiglia o dai nostri artigiani, ma sono tutti pezzi antichi, originali, provenienti da tutta Europa. Il museo è stato aperto nel 1970 da mio nonno, Pierino Navarini, che ha fortemente voluto questa collezione. Lui era prima di tutto appassionato della lavorazione del rame e ha sempre cercato nel rame antico, dentro queste case, queste mura, questa azienda, c'è l'intera storia della mia famiglia e ci sono tutti i valori. C'è tutto quello a cui si è dedicato mio nonno, mio zio, mio padre e anche tutti i collaboratori che lavorano con noi. Quindi portare avanti questa azienda, questa tradizione vuole anche dire portare avanti dei valori e portare avanti delle idee che sono forse un po' in contrasto con quella che è la direzione che sta prendendo il mondo, ma che forse ancora per quello è importante tenere solidi e portare avanti. Qui facciamo parte della stagnatura. È una stagnatura a fuoco,
significa che sciogliamo la verga di stagno e cospargiamo stagno su tutta la superficie delle padelle. È un lavoro antico, l'unica cosa cambia la fonte di calore. Prima avevamo il carbone, adesso abbiamo il gas, ma la tecnica rimane sempre quella. Qui abbiamo questo liquido blu che cospargiamo all'interno delle padelle perché così aiuta a aderire meglio lo stagno su tutta la superficie. Questo è il primo passaggio, dopodiché accendiamo la fiamma. Adesso aumentiamo l'intensità della fiamma. Quando avremo più o meno tutta la superficie calda uguale, inizierà a sciogliersi lo stagno. Adesso vediamo che qua sta cambiando il colore del rame. La superficie per sciogliere lo stagno. A questo punto dobbiamo cospargerla, tutta la superficie, distribuiamo lo stagno in maniera uniforme. Adesso dobbiamo togliere le parti di stagno che sono in eccesso e con un secondo passaggio lo tiriamo il più lucido possibile. A questo punto va raffreddato, così subisce uno shock termico e lo stagno rimane bello di colore argento. Ed è pronto per la fase successiva, che è la pulitura col detersivo e poi la lucidatura. Questo è il laboratorio dove facciamo tutte le lavorazioni manuali, quindi viene fatto il cesello per andare a fare gli stampi da budino. Qui abbiamo tutti gli attrezzi che utilizziamo nelle morse o nelle incudini per andare a dare tutte le forme, diciamo, al rame. Adesso che abbiamo preparato i buchi, andiamo a mettere questi chiodi nel rame pieno e poi andiamo a fissare le maniglie a questi che diventeranno dei portabottiglie che andranno venduti negli Stati Uniti. Tutti i nostri prodotti sono pensati per essere il meglio possibile dal punto di vista qualitativo in ogni piccolo dettaglio, quindi c'è attenzione e ricerca dietro ogni piccola scelta. Mi piace tantissimo il fatto che tutto quello che facciamo possa essere rinnovato, restaurato e che possa continuamente trovare nuova vita. Non credo esista una strada per avere un business di successo. Ci sono dei fattori che sono molto più grandi di noi, crisi economiche, guerre, che non possiamo controllare anche se siamo i migliori artigiani e i migliori imprenditori del mondo. Tanto più se siamo piccoli, siamo in balia del mare. Quello che fa la differenza è poi la tenacia, la voglia di navigare e di arrivare oltre. Si può studiare, si può prepararsi e credo che forse questo è l'unico consiglio che mi sento di dare. Parlare con altri artigiani, con altri imprenditori, imparare da chi ha fatto meglio di noi e provare a seguire i loro esempi, sempre poi con la nostra idea, con la nostra identità, ma cercando di seguire gli esempi positivi e non quelli negativi.